Buonasera a tutti. Il tema di questa giornata è il desiderio, il cui significato originario abbiamo sentito essere mancanza di stelle. Io devo ammettere che le mie stelle le stavo già cercando di costruire a 5 anni nella mia casa di campagna, dove sono cresciuto, dove creai il mio teatro delle stelle. Vi sembrerà strano, ma lo chiamai proprio così. Quando in estate questa stanza buia si svuotava dalla paglia, io invitavo i miei amichetti che venivano in villeggiatura nella mia contrada e coreografavo. Mettevo su dei veri e propri spettacoli. Ognuno contribuiva come poteva. Pensate che avevamo anche il microfono del cantatore di un amico per presentare ogni pezzo. Disegnavamo le locandine e invitavamo i vicini. Eravamo dei bambini con dei grandi sogni. Ma perché oggi sono qui a parlarvi della danza e di me? Sapete, nella mia famiglia nessuno è danzatore. Io non conoscevo la danza, però ho capito che la danza arriva a tutti. Sapete che la danza ha preceduto la parola? Fino dalla preistoria si danzava per implorare l'arrivo del sole e della pioggia o per festeggiare il raccolto. Tutto ciò che ci circonda è danza. Pensate per esempio alle onde del mare, al movimento delle foglie o agli stormi di uccelli. Sapete come ho iniziato a danzare? Con il vento. Il vento mi faceva da partner, mi muoveva, mi spingeva, ancora non sapendo che il vento si potesse trasformare in sogno e poi in lavoro. Ma ora fermiamoci un attimo e pensate, per voi cos'è la danza? Si danza per stare con gli altri, per divertimento, per hobby, oppure anche per attirare l'attenzione di qualcuno, non sapendo che si possono fare anche delle figuracce. Io danzo per evadere da tutto, per scappare dai problemi, per ritrovare me stesso. Ma cos'è realmente la danza oggi? La danza è prima di tutto disciplina. Chi segue lezioni di danza impara il rispetto, impara a stare con gli altri, impara a gestire le proprie emozioni. Quando ho iniziato la scuola ho notato che i miei compagni erano tutti così diversi da me. Loro non danzavano col vento e nel loro sport non c'era la musica. Ogni giorno mi chiedevo se ero io diverso da loro o loro diversi da me. I miei compagni dicevano che la danza non è da maschi. Così decisi di tenerlo nascosto fino allo spettacolo di terza media. Volevo mostrare a tutti che non giocare a calcio non significava non avere passioni. Volevo mostrare a tutti che la mia passione per la danza era tanto forte quanto la loro per il calcio. Volevo mostrare a tutti che la danza non era e non è solo una cosa da femminucce. Quando a 14 anni mi sono inserito, intrufolato in un progetto in una scuola di Conversano. Intrufolato perché in realtà io seguivo il liceo artistico di Monopoli. Il coreografo della Fondazione Piccini di Bari, Giuseppe Mintrone, notò subito la mia passione per la danza. Così mi offrì di studiare gratis, anche perché io non potevo permettermelo, ogni giorno a Bari, per provare a trasformare quella che era la mia passione nella mia professione. Era durissimo, volavano CD, volava di tutto in quella sala, però grazie a lui, a 17 anni, ho vinto la borsa di studio per il Balletto di Toscana a Firenze, per il corso di danza classica professionale, il corso di danza classica contemporanea e coreografia. A Firenze potevo finalmente fare ciò che mi piaceva, circondato da chi aveva le mie stesse passioni. Però come sappiamo la danza comporta tanti sacrifici e tante rinunce. I canoni professionali, fisici
o anche le pressioni psicologiche non erano per niente facili da reggere. Pensate per esempio al Principe Azzurro. Ecco, pensate abbia qualcosa a che vedere con me? Vedevo tanti miei compagni abbandonare, ma io non potevo lasciare. La danza mi faceva star bene, era la mia amica, potevo fidarmi di lei. Così finito il diplomato al balletto di Toscana, ho cominciato a fare audizioni e passavo principalmente quelle in cui era richiesta l'improvvisazione. Con l'improvvisazione ero me stesso a 360 gradi, io e il mio vento. Come danzatore ho lavorato in campi completamente diversi, dagli spettacoli di danza contemporanea, agli spettacoli di prosa, all'opera lirica, ai corpi di ballo televisivi o alle comparse nei film. Osservavo tanto i coreografi e facevo tantissime domande. E proprio osservando i coreografi ho capito che la coreografia rappresentava il modo per raggiungere più persone possibili. Attraverso la coreografia potevo parlare delle mie emozioni. Sapete, se penso a come ho cominciato, penso che le cose non potevano andare diversamente. Una delle tradizioni della nostra Puglia è la danza della Taranta, la cui leggenda ci insegna che il veleno del pizzico della Taranta si poteva sconfiggere, si poteva curare soltanto danzando. E per certi versi anche io mi sentivo pizzicato dalla Taranta. Però il mio veleno era rappresentato dai miei amici che non mi accettavano o dai canoni della danza classica. Spostatomi a Londra, ho capito il vero potere della danza. Spostarsi in un paese nuovo, in cui non si parla la stessa lingua, non è per niente facile. Io poi non avevo mai studiato inglese prima, perché ero convinto, ed è vero anche, che la danza non ha bisogno di parole. Quindi potevo fare danza ovunque. Così mi iscrissi a un corso di danza per professionisti e alla prima lezione l'insegnante chiese a tutti di urlare, di gridare, di usare la parola oltre che il movimento. Potete immaginare il mio imbarazzo. Non capivo assolutamente nulla di ciò che mi dicevano gli altri. Però mi lanciai in questa esperienza. Gli altri danzatori mi parlavano in inglese e io rispondevo in italiano. Ma la cosa bella è che ci capivamo. La danza aveva il potere di combattere le barriere linguistiche. Dopo qualche settimana iniziai a lavorare come danzatore in una piccola compagnia e le direttrici notarono subito la mia passione per la creazione. Così mi proposero di provare a coreografare. Ovviamente non potevo dire di no. Era la mia prima occasione. Il mio primo spettacolo si chiamava Last Lost Last e trattava il traffico di esseri umani. La fortuna volle che il direttore di un teatro assistì a quel loro spettacolo. E mi propose di provare a partecipare insieme a un bando per giovani coreografi. Questi fondi sarebbero andati a 13 giovani coreografi in tutto il Regno Unito. Insomma, per farla breve, il 1° novembre del 2011 vinsi il BBC Performing Arts Fund. Era l'inizio di un sogno. Non era soltanto un sogno, avevo la certezza che potevo fare il coreografo. Il mio primo spettacolo davvero coreografo si chiamava Rights e trattava i diritti umani, un tema difficilissimo da realizzare. E ancora più difficile era spiegare ai miei danzatori provenienti da tutto il mondo i concetti coreografici, il significato di quello che volevo esprimere.
Questo mi spinse ad accelerare con le lezioni di inglese, finalmente. La vita a Londra costava anche molto, quindi decisi di aggiungere alle prove e alle lezioni di inglese anche il lavoro in un ristorante. E anche lì il caso volle che uno dei clienti abituali di questo ristorante è il compositore Francesco Germini, che sapendo della mia prima nuova produzione si offrì di comporre le musiche originarie per il mio spettacolo. Anche il ristorante si era trasformato in un posto di lavoro per il mio spettacolo. Ogni giorno tra una portata e l'altra lui mi passava i CD e io gli passavo i foglietti con i cambi per le musiche. Col tempo mi sono reso conto che la vita ci offre tante opportunità. L'importante è saperle riconoscerle e coglierle. Per esempio, dopo qualche anno mi sono dovuto spostare a Washington per motivi di famiglia. E non ero per niente felice di lasciare Londra. Londra rappresentava il mio inizio da coreografo. Ma anche lì, dopo poche settimane, scoprì che il teatro più grande di Washington, il Kennedy Center, offriva ogni giorno spettacoli gratis per il pubblico, alle 6 in punto. E proposi il mio spettacolo che avevo fatto a Londra sui diritti umani anche perché rispecchiava le idee del presidente Kennedy e mi diedero subito una data per lo spettacolo. A questo punto mi servivano i danzatori e una sala prove. Così andai direttamente alla scuola e compagnia più grande di Washington e mostrai il video dello spettacolo che avevo fatto a Londra. Piacque subito e mi supportarono. Insomma, lo spettacolo, la prima del mio spettacolo statunitense ebbe talmente tanto successo che il Washington Ballet mi offrì di lavorare come insegnante coreografo per la loro scuola. Ovviamente non potevo dire di no. Ormai sono quasi 10 anni che lavoro negli Stati Uniti e tante sono state le occasioni per mostrare il mio lavoro. Tratto temi sociali come i diritti umani, la violenza sulle donne, i cambiamenti climatici, il bullismo, il razzismo, l'immigrazione. E il pubblico sembra apprezzare il mix della danza con temi sociali. Perché attraverso i temi sociali, attraverso la danza, possono vedere la realtà con occhi completamente diversi. Ma sogno anche di portare la danza al di fuori dei teatri, in posti dove non è richiesto soltanto un biglietto. Volevo portare il mio vento anche in posti che muovono il mondo. Così a un certo punto ho portato il mio vento anche al Carnegie Hall di New York per il Concert for a Sustainable Planet, per la 72esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oppure per la Casa della Commissione Europea a Vienna, o giusto la settimana scorsa per rappresentare l'Italia per la prima volta al Capitol Pride di Washington. Sogno anche però di portare la vita reale nella danza. La danza ha il potere di cambiare il mondo. Sogno danzatori che aggiungano alla tecnica anche le loro emozioni. Sogno danzatori che non parlino soltanto di fiabe, mondi fantastici, ma che parlino di oggi, della vita reale. Sapete, molto spesso, guardando il balletto classico, in cui ci sono dentro, mi rendo conto di quanto è distante dalle nostre esigenze. Penso che sia veramente importante mantenere i classici come Il Lago dei Cigni o Lo Schiaccianoci, ma penso che sia ancora più importante portare la vita reale nella danza. La danza ha il potere di prevenire o evitare i problemi del mondo. Sono pienamente convinto di questo. Però ho voluto abbinare anche alla coreografia anche l'insegnamento, perché l'insegnamento mi permette di lavorare con le nuove generazioni. Attraverso le nuove generazioni posso capire i problemi del futuro, le loro esigenze. Soltanto lavorando con le nuove generazioni potrò continuare a crescere
come insegnante e come coreografo. Molto spesso mi sono sentito dire «Ma tu ce fai, un ballerino?» Oggi a 38 anni mi sento di dire a testa alta «Sì, faccio il danzatore, il coreografo e l'insegnante e ne sono onorato perché la danza rappresenta la mia voce nel mondo». Il mio desiderio oggi è di continuare a ispirare le prossime generazioni e il mondo. Dopotutto, il cielo è pieno di stelle, quindi questo significa che c'è spazio per tanti altri teatri delle stelle. E io voglio contribuire alla loro costruzione e continuare il percorso che ho cominciato in quella stanza buia in campagna quando avevo 5 anni. Grazie a tutti.